Bene, eccoci qua, adesso siamo a Parenzo, a Tomaggi, moto parcheggiata perfettamente lì, appartamento lì sopra. E adesso andiamo a farci un giro nella bella Rovigno, quindi faremo questa stradina, io e la mia splendida compagna di vita, almeno per questa parte della mia vita, Emanuela. Ve la presento, anzi aspettate, ve la presento meglio. Emanuela. Esatto. Oh, che cazzo vuoi, cane? Ma loro non sanno perché mi sono girato così. Sì, però. perché praticamente abbiamo visto tutte le giornate croato e a un certo punto la giornalista, sai, quei filmati, quelli spot di presentazione, a un certo punto questa giornalista fa così. Cioè, ma che cazzo sembra tipo una vignetta, un cartone animato, però Quindi carino. girerò sempre così. Da oggi Emanuela si girerà così. Aspettiamo, guardiamo la prova. Emanuela, esatto, da oggi Emanuela si girerà così quando io la chiamerò, nelle miliardi di volte che la chiamo durante i video. No, veramente mi si spezzerà il collo. A proposito, abbiamo preso un bed and breakfast qui, l'abbiamo preso fuori booking, l'abbiamo Chiuso fuori. contrattato. Ma no, perché? Sì, è rimasto chiuso fuori. Ma no, che sarà lì, passato al buco. L'abbiamo contrattato front desk, abbiamo pagato 80 euro a notte con la colazione. Non mi sembra male, considerato che siamo in centro quasi. Ma in posti come la Croazia ti puoi tranquillamente permettere di non prenotare nulla praticamente, perché l'offerta turistica commerciale è talmente ampia che tu arrivi, ti piace un posto in un determinato quartiere, bussi e vedi se c'è qualcosa tranquillamente. Poi chiaramente se vuoi vedere le foto puoi sfruttare i canali tipo Booking, tipo Google, che molti lo sottovalutano, però effettivamente ti dà lo spunto per tantissime cose. Cosa notiamo in Istria rispetto alla parte più bassa? Una cosa molto semplice: i cartelli sono anche in italiano, la gente parla più italiano. Storicamente sappiamo che l'Istria fino a 100 anni fa era un territorio italiano, no? Meno di 100 anni fa in effetti, con i trattati del 47 credo, i trattati post bellici della seconda guerra mondiale, che abbiamo perso. L'Istria passò alla ex Jugoslavia. Questo attaccamento alla terra italiana qui si sente molto di più rispetto che in altri posti. Non c'è la televisione italiana, cioè è stato fatto di tutto per poter dimenticare il fatto che questa era Italia, ed è stata anche una bella Italia tra le altre cose. E stasera ho voglia di paninozzo. Guardate qua, super panino con 10 euro, la fanculo. Pisci, cose, o no? Ciao, che tu. E quindi birrozze, panino, patatine, roba molto American style. Emanuele è contenta perché queste cose le piacciono, vero? Sì. E quindi buona cena. Bene, siamo al centro di Rovigno, abbiamo già mangiato, siamo passati dal porto a informarci per una eventuale excursion, non so se la faremo, e ora giriamo qualche anfratto alla scoperta di questa splendida cittadina. Questa è una tipica porta della città vecchia col leone di Venezia stampato. Anche l'architettura ricorda molto le città che sono state italiane. Tra l'altro abbiamo appena letto che nel 2013 questo porto è stato eletto come il secondo più bello del Mediterraneo. Sinceramente non so quale possa essere il primo. Emanuela? Lo ignoro. Lo ignori? Se vi ricordate
il video a Mira in cui io paragonavo le serre e i teloni delle serre a pannelli solari tipo specchi, ma Emanuela mi prendeva per il culo dicendo: che te droghi? Che vedi i specchi? Ecco, allora in fondo probabilmente non lo vedrete voi, ma c'è un albergo grande. Emanuela dice: ma che è una nave? Allora io a questo punto mi vendico e dico: che ti droghi? Che vedi le navi? Ecco, guarda. È più probabile vedere delle navi sul mare che degli specchi. Ma non è sul mare, è a terra. terra, è a terra. Ok. È a terra, cioè Vicino al mare, ma come fa a diciamo, essere una nave, nei scusa? pressi di. Che ti droghi? Che vedi le navi? Poteva essere una nave. Ecco, ho atteso 4 mesi per vendicarmi, ok? Che quel video fu fatto a giugno, ora siamo a fine settembre, quindi luglio, agosto, settembre, ben 3 mesi ho atteso, va bene? Forse potevamo andare in moto in centro, che è pieno di parcheggio per la moto, io non me l'aspettavo, quando mai. Rovigno by night molto carina, localini, tanta gente, musica, bella, veramente molto bella. Buongiorno a tutti quanti, i nostri followers. Italiani sono venuti a rompere il cazzo. Siamo alla Cisterna Beach. Volevamo fare chissà che cosa oggi, ma alla fine Emanuela mi ha chiesto di portarla al mare, che vuole mettere i video. No, non è vero, sono io quello del mare, lei si rompe anche un po' le palle. Però guarda in che posto ti ho portato, amore, guarda. Bimba, Sì, è bellissimo. ti ci ho portato? Grazie. Ti ci ho portato? Così sembra. O mi ci sono portato? Ti ci sei portato, sì. Va bene, questo è il mare per adesso. Siamo appena arrivati, parcheggiato sotto l'albero, non c'è nessuno. Se riesco tiro su pure il drone, tanto per rompere le palle a tutti. Allora, questa spiaggia sorge vicino a una cisterna che non so dov'è. Infatti si chiama Cisterna Beach. Ho letto che c'è una cisterna fatta di pietra dove veniva raccolta l'acqua piovana e la gente veniva a rifornirsi di acqua potabile, ma io non so dove sia. Per arrivare in questa spiaggia bisogna fare uno sterrato di qualche chilometrino, ma roba leggera, roba molto fattibile. Il bar, siamo a fine settembre, sembrerebbe chiuso, ma noi non ci interessa. Questa è Emanuela Relax. Emanuela Relax? Sì. Dopo faccio il bagnetto sicuramente. Adesso sono in fase digestiva e non so se magari muoio lì dentro l'acqua. Che dici, amore? Muoio dentro l'acqua? No, che mi devi portare a casa. Capito, no? Per quello. Porta a casa, pensione di reversibilità. Beh, giusto. Bene, a dopo. Ho fatto anche un volo col drone, il cane mi voleva mangiare il drone, ma alla fine ho vinto io, o ha vinto il drone, non lo so. Ho fatto il bagnetto, il posto è meraviglioso, Cisterna Beach, veramente bello. Adesso siamo al baretto, ci siamo presi un gelatino e dopo prendo la birra che è già pagata e stiamo un altro pochino. Emanuela si annoia, ma non mi interessa. Non sto dicendo niente. Ma secondo me relax. sei relax? Ok, sono contento. Io dopo mi faccio un altro bagnetto. Non pranziamo perché stamattina abbiamo fatto la colazione, quella potente, quella da Internazionale. internazionale. Quando ti mangi la colazione che mangi con un maiale si chiama internazionale.
Siamo al centro di Rovigno, abbiamo appena fatto un acquistino. Cosa abbiamo preso, Emanuela? Una calamita. Una che? Una calamita Con il pesciolino. con il pesciolino. Ok, Molto che ci carina. mancava? Beh, era fatta artigianale, carina. E questa è una delle vie centrali, molto bella, molto elegante, molto pulita. E vedremo un'altra parte di questa movida rovignese. Bene, ora siamo nella parte più vecchia di Rovigno. Esatto. No, non è Oldo Rovigno, perché c'è un posto che si chiama Oldo Rovigno sulla mappa, e sicuramente non è questo. E stiamo facendo un piccolo aperitivo in questa piazzetta, in un bar che si chiama Pezzetto. Bar? Pezzetto. Piazzetta. Questa è la parte un po' più dimenticata di Rovigno, secondo me. Vero, amore? Molto suggestiva. Come possiamo vedere, i vestiti appesi. Anche i nomi delle vie sono tutti italiani praticamente. Si siamo beccati il tramonto. Un bellissimo tramonto. Siamo al Duomo di Santa Eufemia. Sta lì. E ora ci andiamo a beccare il tramonto. Dopo un'intensa salita, direi di entrare anche al Duomo. Punto panoramico, Duomo di Santa Eufemia, al tramonto. E questo è il Duomo di Santa Eufemia. La storia di Santa Eufemia non inizia qui, bensì in Turchia. Dici, come fai a saperlo, Daniel? Non chiedetemelo. Come fai a saperlo? Non chiedetemelo. Una lettura su questa santa e sulle sue imprese per la beatificazione è comunque consigliabile. Le reliquie di Santa Eufemia sono custodite in questa chiesa, È un sarcofago romano, devi dire. in un sarcofago romano del XVI secolo. Il sarcofago che contiene le reliquie di Santa Eufemia è questo, ed è un sarcofago dell'epoca romana del XVI secolo. Un sarcofago che è viaggiato dalla Turchia fino a qui. Santa Eufemia nacque a Calcedonia, presso Costantinopoli. Educata cristianamente, si distinse per virtù e nobiltà. Assieme ad altri cristiani venne incarcerata sotto l'imperatore Diocleziano. Morì come martire il 16 settembre del 304. Dapprima il suo corpo rimase nella nativa Calcedonia, poi a Costantinopoli fino all'anno 800. In quel tempo vennero al potere gli iconoclasti e le reliquie della Santa Martire erano in pericolo, perciò i cristiani pensarono di metterle al sicuro. La tradizione riporta che il sarcofago con il corpo della santa fu trovato il 13 luglio dell'800 sulla spiaggia di Rovigno. Da quel giorno Santa Eufemia è venerata in questo luogo come protettrice della parrocchia e della città di Rovigno. Molte donne portano il suo nome, molti pellegrini vengono in questa chiesa a pregare sulla tomba della Santa Vergine Martire. Non so se si riesce a sentire questo sottofondo, questo rumore di fondo, non so se si riesce a sentire dalla GoPro. Questi sono uccelli su questi alberi, ma ce ne sono una marea, sono veramente tanti. Al contrario dei fighi che Scarseggiano. E non hanno potuto trovare i figli Io ho quest'anno. mangiato un figo, è pistetta. Dalla Turchia all'Italia alla Croazia, niente fighi, bimba. Niente, mi dispiace, amore. Ma ancora non è detta l'ultima parola. Chi può dirlo? Siamo a ottobre, Chi può dirlo? il mese di ottobre. Bene, dopo la nostra visita al Duomo di Santa Eufemia, Duomo di Rovigno, la nostra discesa in paese. Emanuela? Bene, abbiamo finito la cena, abbiamo cenato al Tunaholic Street Food, abbiamo fatto una cena da paura, abbiamo pagato anche tanto per essere un cibo street food, ma con molta soddisfazione, veramente molto buono. E il viaggio in Croazia è quasi finito. Domani facciamo un passaggio sul fiordo, sulla strada che ci porterà poi a Umago, la strada che passa per Parenzo. E sarà un bel giro, la giornata è prevista soleggiata, senza vento, quindi secondo me domani avremo una bella passeggiata da fare. Non sappiamo a che ora partiamo perché Emanuela non so a che ora si sveglierà, ma insomma ci vediamo domani con il prossimo video. Chiudo io, aspetta, stai facendo la situazione.
walking outside.